Ben trovati No Grippers. Oggi andremo a vedere quanto costa fare vie lunghe. Ci aiuterà Jacopo Zezza, una guida alpina. Ciao Giorgio, ciao No Grippers. Allora, oggi andremo a vedere i materiali e i costi relativi per quanto riguarda la dotazione base per praticare arrampicata su vie multipitch sportive o vie multipitch da integrare. Quello che vi porto oggi non è, la verità assoluta, è quello che negli anni, prima come appassionato e poi come guida, ho trovato che sia il miglior compromesso tra praticità, peso e sicurezza. Partiamo dalle corde. Che tipo di corde si usano in vie lunghe? Allora, premesso che su una via lunga possiamo anche usare la corda singola, quella che utilizziamo in Falesia, diciamo che utilizzare le mezze corde come queste offre diversi vantaggi. Mezze corde, quindi per farne una ne servono due. Praticamente due corde per farne una, perché il primo di cordata dovrà tassativamente legarsi ad entrambe le corde. Per quanto riguarda invece il secondo o i secondi di cordata, la cosa cambia. Infatti queste corde hanno il vantaggio di poter scalare in tre e sono omologate per far sì che i secondi di cordata si leghino esclusivamente ad una corda. I vantaggi di queste corde sono appunto quello di andare in tre, quello di potersi calare per tutta la lunghezza della corda, quindi se opportunamente giuntate potremo calarci per tutta la loro lunghezza. In questo caso sono due mezze corde da 60 metri, quindi avremo la possibilità di calarci per 58 metri. E quindi essere più veloce. E quindi, esatto, in fase di uscita. Per quanto riguarda la discesa, o se le calate sono appunto predisposte per 50 metri, non doverci portare una singola da 100 metri. Inoltre, qualora la via non sia su protezioni inamovibili, ma sia su protezioni tradizionali come chiodi da roccia, nut, friend, queste corde hanno la possibilità di essere moschettonate in maniera sfalsata, quindi adeguarsi alla disposizione delle protezioni, riducendo gli attriti, e inoltre in caso di caduta la corda moschettonata singolarmente sulla protezione andrà a avere una forza d'arresto più bassa rispetto che una corda singola o a moschettonarle entrambe, e quindi ridurre la possibilità di fuoriuscita della protezione se questa appunto non è una di quelle inamovibili. Accortezze nell'acquisto, ognuno comprerà la sua, ma bisogna Sì, avere delle accortezze. assolutamente, è importante che se decidete di comprare le corde singolarmente, quindi ogni componente della cordata ne compra una, le corde siano stessa lunghezza, stesso modello e colore diverso. Il colore diverso è importante per distinguerle in fase di salita. Se andiamo in tre, sapere chi è legato alla rispettiva corda. Faccio banalmente un esempio: se io che sto salendo da secondo ho bisogno che tu mi dia un po' di corda, se ti grido Giorgio dammi un po' di corda, ma tu non sai a quale sono legata, se ti dico Giorgio dammi un po' di corda rossa, è evidente che sono io su quella corda. E poi in fase di calata, nel momento in cui dovremo recuperare le corde, ci permetterà di identificare con chiarezza quale sia la corda da tirare, così da far sì che non si vada a incastrare il nodo. Quanto costano più o meno le corde? Direi tra i 90, a partire da 90 euro, comunque tendenzialmente intorno ai 100-120 euro l'una, quindi per la coppia si parla di 200 euro all'incirca. Diametro consigliato? Io quello che consiglio, anche se adesso fanno delle corde molto sottili, è comunque per l'arrampicata su roccia di non scendere sotto gli 8 mm, 8,1, 8,2, 8,3 è una misura ideale, di più forse ormai sono superate. Perché non sotto 8 mm come diametro? Allora, premesso che è una cosa che posso fare benissimo perché l'omologazione e la tenuta è sempre più che sufficiente. Il concetto è che una corda molto sottile ha sicuramente il vantaggio di essere più leggera e meno ingombrante, allo stesso tempo molto più soggetta all'usura e più difficile da gestire, specialmente per chi fa sicura e deve trattenere una caduta. Diventa più difficile trattenere correttamente una caduta, e poi anche per la gestione in sosta tendono a essere più difficili da
da maneggiare, e in particolare hanno una durata di vita minore e un costo più elevato. Quindi quello che consiglio tendenzialmente, a meno che non si abbiano esigenze particolari, ma per uno che si approccia a questo mondo, le corde sotto gli 8 mm di diametro secondo me sono inutili. Le corde gemelle si possono usare? Sì, si possono usare, ma ormai sono diciamo un po' cadute nel dimenticatoio nel momento in cui sono state prodotte mezze corde con appunto caratteristiche di omologazione da mezza corda, ma caratteristiche di diametro e di peso da corda gemella. Quindi i vantaggi della corda gemella ormai sono stati completamente annullati dalle mezze corde, che hanno stesse appunto caratteristiche di peso e di ingombro, ma omologazione più vantaggiosa. Sull'imbrago si può avere un'attenzione maggiore al portamateriali, visto che in alpinismo si porta più materiale, quindi ci sono alcuni imbraghi che hanno il portamateriale un po' più grande piuttosto che quelli da falesia. Sì, allora esistono alcuni imbraghi da falesia che hanno solamente 2 portamateriali, che direi che in questo caso non sono la scelta migliore. Consiglierei un imbrago, potrebbe essere tipo questo, che è un buon compromesso tra leggerezza e comfort, con un portamateriali anteriore su cui andremo a mettere i nostri rinvii ed eventualmente le protezioni veloci, e un portamateriali posteriore su cui andremo invece a mettere tutto il materiale di sicurezza per attrezzare soste e i cordini. Invece per quanto riguarda il caschetto, questo è un caschetto ultralight, è molto comodo da tenere in testa, quindi anche per diverse ore non ci andrà ad appesantire, ed è anche molto areato, cosa che specialmente nella stagione diciamo estiva fa la differenza rispetto a uno di quelli tutti chiusi. Quindi caschetto più o meno 60 euro. 60 euro. Anche l'imbrago più o meno 60 euro. Sì, anche qui dipende dal modello, ma 60 euro è un prezzo medio. Per quanto riguarda le scarpette, per fare le vie magari le prendiamo un mezzo numero, un numero in più rispetto a quelle che usiamo in falesia, oppure scarpette che abbiamo usato in falesia ma che ormai sono diventate comode. Possono essere con lacci oppure anche col velcro, che diciamo è più comodo da sfilare in sosta se vogliamo riposare un attimo i piedi. Consiglio, io la prima volta che ho fatto la via, quando ho tolto la scarpetta, avevo un'ansia pazzesca che mi cascasse. Hai qualche trucco? Sì, alcuni creano un laccetto per legarle dietro alla caviglia. Io onestamente ci ho sempre fatto attenzione e mi sono cadute una volta sola in discesa facendo una corda doppia, se no è una cosa che tendenzialmente non succede. Più o meno 150 euro. Sono sempre quelli i costi delle scarpette. Passiamo ai rinvii. Beh, mi sembra ci sono dei rinvii come quelli della falesia e qualcosa di diverso, no? Sì, allora rinvii tendenzialmente si possono utilizzare anche quelli che si usano normalmente in falesia. In particolare questi rinvii sono un po' più leggeri, perché invece che avere la leva hanno il filo, hanno un moschettone più piccolo che va nella protezione. Quindi se anche incontriamo chiodi vecchi con un foro piccolo non rischiamo di non riuscire a inserire il rinvio. È un moschettone più grosso in cui passano le corde, che fondamentalmente non ha il dentino. Questo è molto comodo per il secondo di cordata, quando dovrà togliere la corda dalla protezione, che questa, se è un po' tesa, non si incastri nel dentino. La fettuccia mi sembra più piccola di quelle... Sì, le fettucce sono tendenzialmente più sottili, perché così si riesce a risparmiare un po' di peso, e anche la lunghezza, a seconda dei gusti, è differente. Insomma, io quando faccio le vie tendenzialmente porto alcuni rinvii con fettuccia più corta e altri invece con fettuccia più lunga, a seconda che voglia eliminare un po' gli attriti o meno. Ricordiamo che stiamo parlando di vie sportive, ok? Non parliamo ancora di vie da integrare. Quest'altro invece che cosa cambia? Questo rinvio invece è un rinvio autocostruito, è realizzato con 2 moschettoni e una fettuccia. Ha la possibilità di essere allungato o di essere usato con una lunghezza normale. Questo, come dicevi prima, per evitare in caso Sì, per evitare zig e zag. Esatto, se le protezioni o la linea di salita comunque non è perfettamente rettilinea, ci aiuta ad evitare un po' gli attriti. Oppure sugli strapiombi. Sì, anche sugli strapiombi. Se abbiamo la protezione messa appena sotto, diciamo, un tetto, allungando la protezione ci aiuta a fare in modo che la corda non crei attrito. Più o meno che cifra parliamo? Allora,
diciamo che il costo di un rinvio si aggira intorno ai 15 euro, tenuto conto che ne dovremo avere almeno 14-15, siamo sui 200 euro. Più o meno. Lo stesso se li autocostruiamo? Sì, anche di più, nel senso che comunque quando il rinvio è venduto già come preparato, i costi sono leggermente più bassi che se acquistiamo noi singolarmente i 2 moschettoni e la fettuccia. Potrebbe aver senso comprare 2 set che di solito vendono da 5, 6 e poi altri 5 costruirseli in modo da avere misure variabili, come dire. Sì, assolutamente. Io comunque quello che consiglio è sempre rinvii un po' più lunghi rispetto a quelli che magari si utilizzano in falesia. È una scelta che preferisco perché tanto a livello di caduta quei pochi centimetri non fanno la differenza, mentre invece per quanto riguarda l'attrito delle corde possono fare la differenza. Simuliamo che siamo arrivati in cima, il primo di cordata è arrivato in cima, dovrà attrezzare una sosta che potrebbe trovare, visto che stiamo parlando di vie sportive, potrebbe già trovare pronta una sosta oppure deve attrezzarsela. Sì, tendenzialmente sulle vie sportive le soste sono sempre già attrezzate. Il caso in cui le soste non siano attrezzate si faccia la distinzione tra soste di progressione e soste di calata. A volte le soste di progressione non sono attrezzate ma troviamo soltanto 2 protezioni che dobbiamo invece unire noi. E qui viene in gioco il resto del materiale. Se vogliamo realizzare una sosta su 2 ancoraggi fissi abbiamo bisogno di 2 moschettoni a ghiera piccoli di tipo AD e un cordino in Kevlar del diametro all'incirca di 120 cm, cosiddetto 2 giri spalla, perché facendo 2 giri lo posso poi dopo portare a tracolla. In particolare questo è un cordino in Kevlar venduto al metro che poi dopo con un nodo opportuno io ho giuntato così da creare un anello di cordino chiuso. Su che cifra ci stiamo aggirando? Il cordino lo vendono a circa 4 euro al metro lineare, quindi questo sono circa 260 centimetri, quindi 10 euro. E mentre invece i moschettoni siamo intorno ai 10-12 euro per questi piccoli AD. Un'altra cosa che ci serve quando arriviamo in sosta è un moschettone HMS, vale a dire a base larga, per assicurarci col nodo barcaiolo. Anche qua siamo sui 12-15 euro. Un freno, in questo caso siamo sui 20 euro. Un moschettone HMS che utilizzeremo quando facciamo sicura e per calarci in doppia. Si usa un moschettone a base larga perché utilizzando 2 corde lavorano meglio che su un moschettone AD. E poi dopo un moschettone sempre a ghiera per quando dovremo utilizzare il nostro freno in modalità recupero. Questo freno ha 3 funzioni: fare sicura il primo di cordata, recuperare 1 o 2 secondi e calarsi in corda doppia. Un tempo si utilizzava anche la piastrina, diciamo che al giorno d'oggi è stata quasi completamente sostituita da questo tipo di freno perché comunque ha più funzioni. Esatto, quindi la piastrina tendenzialmente, a parte alcuni contesti specifici, non è più tanto in uso. Per quando ci dovremo calare in doppia invece avremo bisogno, dal momento che dovremo slegarci dalle corde, avremo bisogno anche di una longe per quando dovremo calarci o comunque per qualsiasi situazione in cui dovremo assicurarci ad un ancoraggio senza la possibilità di usare la corda. Questa la possiamo realizzare con un cordino. In particolare questo è un anello di cordino già chiuso, è, diciamo, sempre Kevlar. Sì, sempre Kevlar, e equivalente all'altro cordino. Entrambi hanno vantaggi e svantaggi. E un moschettone, questo è un moschettone, è come se fosse una ghiera automatica, ha un meccanismo particolare con questa clip. Quindi una volta che noi lo apriamo si chiude automaticamente, non abbiamo bisogno di girare la ghiera. Più veloce e immediato. Sì. Più o meno sempre siamo sui 10 euro il... Sì, questo costa un pochino di più perché ha questa particolarità, quindi magari siamo intorno ai 15-18 euro. E anche questo cordino, essendo già chiuso con una cucitura che poi viene gommata per protezione, anche qua siamo sui 15 euro, quindi qualcosa in più rispetto al Kevlar sciolto. Ok. Abbiamo poi dopo il
mashard. Il mashard in realtà è un nodo, ma in questo caso lo identifichiamo come un insieme tra moschettone e cordino per realizzare questo nodo, che è il nodo di sicurezza che si utilizza quando si fanno le calate in corda doppia, ed è un nodo bloccante. Praticamente quando ci caliamo con il nostro freno, nel momento in cui qualcosa dovesse succedere o avessimo necessità di togliere le mani dalla corda, questo nodo andrà a fare in modo tale che non precipitiamo nel vuoto. E anche qui lo realizziamo noi. Possiamo utilizzare un cordino sempre venduto al metro lineare, oppure cordini già chiusi. Moschettone sempre 15 euro, cordino 1 metro 4 euro, quindi una ventina di euro per il mashard. Ultima cosa, può essere utile un coltellino, per qualsiasi evenienza. Se per esempio troviamo una sosta unita in cui abbiamo 2 protezioni che sono collegate da un cordone, questo cordone non ci permette l'inserimento dei nostri moschettoni ed è usurato, possiamo pensare bene di tagliare il cordone, portarlo a valle, non buttarlo giù nella natura e mettere il nostro materiale. Ok, mi vengono delle domande. Daisy chain. Tu non hai una daisy chain, ma usi solo anelli fatti da te, no? Sì, qua ricollegandomi al discorso delle preferenze personali, non uso la daisy chain perché la daisy chain, allora quelle di un tempo si è visto che se utilizzate in maniera scorretta potevano portare a degli errori anche molto gravi. Quelle più recenti fatte ad anelli tutti omologati per 22 kN o più, sicuramente sono più sicure, sono comunque ingombranti e hanno un solo utilizzo, mentre invece, essendo che la daisy chain, la longe la posso costruire io con un cordino e un moschettone, però poi questo cordino e questo moschettone hanno molti più utilizzi, perciò porto degli oggetti che non mi serviranno solamente per una cosa, ma avranno diverse funzioni nel corso della salita, nel corso della scalata. Sì, meno peso e meno costo anche. Sì, meno peso, meno costo e più funzionalità, perché con questo cordino posso comunque attrezzare una sosta, allungare una protezione, ha diversi utilizzi, cosa che invece la daisy chain non ha. Io invece noto che tu hai portato solo Kevlar, nessun cordino dinamico. Secondo me su una lunghezza di questo, cioè su una lunghezza tale, diciamo che un cordino statico non differisce molto da uno dinamico, perché l'allungamento di un cordino dinamico di pochi metri comunque è veramente irrisorio. Inoltre, se noi facciamo le cose come devono essere fatte, quindi senza cadute in sosta, senza particolari, diciamo, errori, non vedo il bisogno di utilizzare un materiale dinamico, o comunque non vedo i vantaggi nell'utilizzo di un materiale dinamico rispetto ad uno statico. Il Kevlar in particolare è un materiale che ha un'altissima resistenza al taglio, all'abrasione e anche al calore. È per questo che per il mashard è tassativo l'utilizzo di un cordino in Kevlar, perché essendo un nodo che funziona per attrito tende anche a sviluppare temperature elevate che andrebbero a rovinare invece materiali come il nylon o il Dyneema. Però sulle corde, queste qua non sono in Kevlar, quindi comunque... No, assolutamente, le corde devono essere dinamiche. Nel momento in cui cadiamo è necessario che la corda attutisca e dissipi parte dell'energia cinetica che si sviluppa nella caduta. Tendenzialmente esiste tutta una catena cinetica che fa sì che la caduta non sia rovinosa per quanto riguarda le strutture ossee del corpo. Parte dallo scorrimento delle corde all'interno del freno, che infatti si surriscalda generando calore per attrito, passa per l'attrito che le corde fanno sui rinvii, sulla roccia, fino al loro allungamento. Tutti questi attriti e tutta questa dissipazione di energia fa sì che la nostra caduta appunto non abbia esiti poi dopo troppo importanti sulla nostra struttura ossea. Domanda forse anche banale, ma è vero che appena ho finito la calata devo togliere il freno perché rischia di rovinare le corde con il calore che ha creato, che si è generato fra l'attriti
Allora, oppure no? Diciamo che se non mi calo in maniera particolarmente rapida, il freno non si surriscalda più di troppo. È vero che se in calate particolarmente veloci o con corde anche di diametro un po' più elevato, l'attrito è importante e quindi anche il freno si surriscalda. Può essere appunto una buona idea quella di sfilare subito le corde dal freno per fare in modo che il calore non vada a rovinare diciamo l'esterno della corda. Detto questo, io non ho mai visto bruciature sulle corde per surriscaldamento del reverso. Quindi ricapitolando, a persona, quindi ogni arrampicatore più o meno andrà a spendere 100 euro di corda, 100 euro di rinvii e 170 tra cordini, ghiere, freno e quant'altro. Esatto. Quindi circa 370 euro di attrezzatura. Poi c'è come sempre il casco che sono altri più o meno 50 euro, scarpette più o meno 150 euro e l'imbrago altri 60 euro. Quindi andiamo a aggiungere altri 260 euro per un totale di circa 630 euro. Facciamo 650 così siamo tondi, abbiamo approssimato. Tutti questi costi sono approssimativi naturalmente, ci può essere il materiale che costa di più o quello che costa di meno. E ovviamente chi già pratica arrampicata sportiva in falesia potrà utilizzare scarpette, casco e imbrago che utilizza E rinvii. E rinvii, esatto, quindi andando a diminuire nettamente i costi. Tutto questo materiale è certificato. Sì, tutto il materiale che acquistiamo in negozio è materiale certificato. Dobbiamo fare attenzione quando compriamo le cose online ad affidarci a negozi sicuri e scegliendo marchi appunto che offrano garanzie e certificazioni adeguate. Quindi tanti moschettoni che si trovano invece su alcuni siti cinesi, meglio lasciarli perdere. Per quanto riguarda che materiale acquistare, diciamo che una volta che sono rispettate le norme e le certificazioni adeguate, è un discorso di leggerezza, ergonomia, design, comodità, gusti personali, quindi potremo spendere di più o di meno a seconda di quello che poi dopo siamo noi a preferire. Naturalmente possono scriverti su Instagram o su Jacopo Zezza o Vertical Project per chiedere consigli o per fare direttamente dei corsi per poi capire come utilizzare questo materiale. Sì, assolutamente. Noi come guida alpine Vertical Project facciamo corsi di arrampicata multipitch, sia vie sportive sia vie invece da integrare o con protezioni tradizionali come friend nut e chiodi. E adesso andremo a vedere. Fino adesso abbiamo visto solo la parte diciamo di vie sportive, andiamo a vedere come si può integrare una via. Uno step successivo alle vie sportive o anche su vie sportive qualora non ci sentissimo di affrontare alcuni passaggi magari tra una protezione e l'altra, possiamo integrare, perché ricordiamo che possono essere anche e tendenzialmente sono più lontane della falesia le protezioni nelle vie sportive. Sì, anche lì c'è da fare una piccola premessa. Esistono vie sportive di diverso tipo. Le vie sportive cosiddette plaisir sono vie sportive che hanno una chiodatura sistematica o comunque che non porta a un grosso impegno psicologico. Come dice il nome plaisir è perché sono appunto giusto per il piacere di scalare. Esistono vie invece sportive dove c'è anche un impegno psicologico, la chiodatura è più distanziata e a volte i passi obbligatori sono lontani dalla protezione, questi hanno anche un impegno psicologico. Molte volte siccome la roccia è compatta, difficilmente integrabile con protezioni rimovibili, talvolta lo sono. Vediamo quali sono queste protezioni. Allora, questi sono i cosiddetti friend, gli amici o anche detti CAMS in lingua anglosassone. Quindi non è friend, cioè in inglese non si dice friend, no, il vero, diciamo, il nome di partenza è CAMS perché sono fondamentalmente delle protezioni che funzionano tramite delle camme. Come funzionano? Velocemente, abbiamo 4 camme che possiamo andare a richiudere. Inseriamo la nostra protezione all'interno di una fessura, all'interno di un buco e rilasciamo che le camme
vadano ad espandersi sulla superficie della roccia. Nel momento in cui andiamo a sollecitare la protezione con una caduta, le camme si allargano e fanno resistenza sulla superficie rocciosa, sui bordi della fessura, e fanno sì che la protezione non esca. Ovviamente le protezioni saranno quanto più sicure, quanto meglio saremo in grado di posizionarle noi come arrampicatori, e anche in base alla qualità della roccia. Senza stare a dilungarci troppo, ci sono poi diversi tipi di friend. In particolare questo è un modello molto usato ultimamente, secondo me sono tra i migliori in produzione. Vengono venduti senza il moschettone, vengono venduti singolarmente. Il costo di questo modello in particolare è a partire dai 70 euro, ma a seconda della dimensione arriva fino a 80 e più euro per il singolo pezzo, e al quale noi andremo ad aggiungere un moschettone, e questi moschettoni sono dello stesso colore del friend. Non è una scelta casuale, ma questo mi aiuta tantissimo una volta che li ho disposti all'imbrago e sono in situazioni magari un po' di difficoltà, molto vicino alla parete, comunque in tutte quelle situazioni in cui ho bisogno di capire subito quale misura sto prendendo. Mi aiuta ad identificare il colore del friend e quindi la rispettiva misura che sto per utilizzare. Quindi non è un fattore estetico? No, è puramente un fattore di comodità. Nulla vieta di utilizzare moschettoni di colori differenti, di un unico colore, però sempre per esperienza posso assicurare che avere il moschettone del colore corrispondente al friend che vogliamo utilizzare, tante volte quando si è un po' al limite, è un bel aiuto. Certo, uno deve ricordarsi che colore è la Sì, misura. certamente, questo è soltanto con l'esperienza. Dopo un po' che arrampichiamo saremo in grado di vedere, data una certa fessura o dato un certo buco, più o meno quale sarà la misura che andremo ad utilizzare. Un riferimento può essere, ma qua andiamo già in una cosa più specifica, può essere quale parte della mano mettiamo dentro. Se mettiamo dentro solamente le dita, se infiliamo tutta la mano, il pugno o altro. Questo può darci già un riferimento sul friend che poi dopo dovremo andare ad utilizzare. Questi invece sono i cosiddetti nut o dadi. Fondamentalmente sono dei cubetti di alluminio con un cavetto. Vanno posizionati all'interno delle fessure, incastrati in maniera corretta. Nel momento in cui vengono sollecitati lavorano a strozzo, quindi fanno sì che questo non fuoriesca. Sono un po' più difficili da posizionare rispetto ai friend, quindi sono meno immediati, e soprattutto la misura è fissa, e tante volte, se non sono messi correttamente, sono anche difficili da estrarre. Proprio per questo possiamo prevedere, qualora decidiamo di utilizzarli, ma anche con i friend, l'utilizzo di un cosiddetto cavanat, che è uno strumento che ci permette, nel momento in cui il dado fosse incastrato all'interno della fessura e la fessura fosse troppo stretta per le nostre dita, per la nostra mano, per riuscire a tirarlo fuori, con questo potremo andare a fare leva, a sforzare il dado oppure a tirarlo verso l'alto in modo tale che questo fuoriesca. Il costo è decisamente inferiore rispetto ai friend, anche perché non hanno parti meccaniche. Ci aggiriamo intorno ai 10 euro per pezzo, a seconda poi della dimensione. Sono più sicuri, meno sicuri, si utilizzano in contesti diversi. Quale potremmo comprare come primo acquisto? Quale potrebbe essere il consiglio? Per quanto riguarda la sicurezza, secondo me sono sicuri assolutamente quanto, se non più, dei friend, perché non avendo parti meccaniche non hanno problemi di eventuali rotture, o comunque sono molto più resistenti rispetto ai friend che hanno tanti piccoli componenti differenti. Di contro richiedono un po' più di capacità, un po' più di perizia nella posa e anche nell'estrazione. Per quanto riguarda un primo acquisto, io onestamente consiglio una serie di friend, magari solamente le misure centrali della serie, che sono quelle più utilizzate, le misure medie, escludendo le misure molto grosse o le misure molto piccole, che sono più, diciamo, specifiche di determinate vie. Quindi andando a comprare, se partiamo da vie sportive e vogliamo spostarci verso vie invece da integrare, potremmo comprare semplicemente le misure centrali, avere 5 o 6 pezzi della serie di friend che secondo me sono sufficienti per approcciarsi a questo nuovo mondo. Andiamo ad aggiungere circa altri 500
costo 60 euro, sempre da dividere per 2 perché è sufficiente una sola serie per cordata, ed eventualmente, se vogliamo acquistare anche i nut, 70 euro. E in più i nostri bei moschettoncini, che sono ancora altri 70 euro, quindi siamo a 700 euro. Solo per fare trad, se volete integrare qualcosa, altri 700 euro. Però mi viene da farti una domanda: sulla via potrei trovare la stessa misura di nut o di friend da dover mettere nella fessura. Come mi comporto in quel caso? Io non è che compro 2 piccoli, 2 medi. Allora, diciamo che sulle relazioni delle vie è quasi sempre indicato quali sono le misure necessarie per percorrere in sicurezza la via. Se la via non è particolarmente attrezzata, quindi non ci sono già chiodi piuttosto che fix o fittoni, quindi una via totalmente trad, può capitare di avere necessità delle stesse misure nel corso della via. Quindi dovremo per forza di cose procurarci e acquistare una o più misure corrispondenti a quella che abbiamo già. Faccio un esempio: tendenzialmente nelle relazioni si fa sempre riferimento alla dimensione dei friend della Black Diamond, perché sono un po' diventati, diciamo, quelli più diffusi. In particolare questi hanno comunque gli stessi colori e le stesse dimensioni rispetto a quelli della Black Diamond, che è un po' lo standard. Se nella relazione c'è scritto una serie fino al giallo, doppiare misure medie, vuol dire che noi porteremo una serie completa dal più piccolo fino al friend del 2, il friend giallo, e poi dopo andremo a portarci una serie non completa che doppi le misure intermedie. Questo fa sì che qualora ne avessimo bisogno avremo la possibilità di mettere la stessa dimensione di protezione sullo stesso tiro. Bene, grazie Jacopo. Grazie a te Giorgio e grazie a voi ragazzi. Vi ricordiamo di affidarvi sempre ai professionisti per utilizzare questo materiale. Questo è solamente un incipit per darvi un aiuto su cosa poter comprare, ma poi su come si usa tutto questo materiale è sempre bene fare un corso. E potete rivolgervi a Jacopo e a Vertical Project. Più che altro quello che diciamo sempre: investite qualcosa sulla vostra vita. Questo è un materiale fantastico, sicuro, se utilizzato nel modo corretto. Quindi spendete 2 soldi per la vostra sicurezza. Sì, non investite solo sul materiale, ma investite anche e soprattutto nella vostra formazione. Anche perché il materiale migliore, se usato in maniera scorretta, è comunque inutile. Grazie ancora Jacopo. Ci Grazie. vediamo presto.